Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Azafor Sofar SpA. Ultimo aggiornamento. 17 novembre 2021. Cos'è Azafor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Azafor durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Azafor? Azafor è un farmaco a base del principio attivo azatioprina, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico altri immunosoppressori. È commercializzato in Italia dall'azienda Sofar SpA. Azafor può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni Azafor 50 mg 50 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Sofar SpA. Ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo azatioprina. Gruppo terapeutico immunosoppressori. Forma farmaceutica compressa rivestita. Indicazioni Azafor è indicato nei regimi immunosoppressivi in aggiunta ad agenti immunosoppressivi che costituiscono il trattamento di base, immunosoppressione di base. Azafor è indicato in combinazione ad altri agenti immunosoppressivi per la profilassi del rigetto di trapianti in pazienti riceventi trapianti allogenici di rene, fegato, cuore, polmone o pancreas. Azafor è indicato sia da solo, sia in combinazione con corticosteroidi e o altri farmaci e procedure, nelle forme gravi delle seguenti malattie, in pazienti intolleranti agli steroidi o steroidodipendenti e nei quali la risposta terapeutica risulti inadeguata nonostante un uso di steroidi ad alte dosi. Artrite reumatoide attiva grave non controllabile da agenti meno tossici, disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs, forme gravi o moderatamente gravi di malattie infiammatorie intestinali, malattia di cronocolite ulcerosa, lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, epatite cronica attiva autoimmune, poliarterite nodosa, anemia emolitica autoimmune refrattaria, porpora trombocitopenica idiopatica cronica refrattaria, posologia per uso orale. Le compresse di Azafor vanno ingerite con almeno un bicchiere di liquido, 200 ml. Le compresse vanno assunte durante i pasti. Trapianto a seconda del regime immunosoppressivo prescelto, il dosaggio giornaliero fino a 5 mg/kg di peso corporeo può essere somministrato dal primo giorno di terapia. La dose di mantenimento può essere di 1,4 mg/kg/die e va modificata in base alle condizioni cliniche e alla tolleranza ematologica. Altre condizioni: in generale, la dose iniziale è di 1,3 mg/kg/die e va modificata in base alla risposta clinica, che può non essere evidente per settimane o mesi, e alla tolleranza ematologica. Per il trattamento dell'epatite cronica attiva il dosaggio è solitamente compreso tra 1 e 1,5 mg/kg/die. Nel momento in cui si evidenzia la risposta terapeutica, va presa in considerazione la possibilità di ridurre il dosaggio di mantenimento alla dose minima efficace. Qualora non si evidenziassero miglioramenti della condizione del paziente entro 3-6 mesi, occorre prendere in considerazione la sospensione del farmaco. La dose di mantenimento richiesta può andare da meno di 1 a 3 mg/kg/die in funzione delle condizioni cliniche del paziente e della risposta individuale, compresa la tolleranza ematologica. Uso in pazienti con compromissione della funzione renale o epatica e in pazienti con disfunzione renale o disfunzione epatica da lieve a moderata, si devono utilizzare i dosaggi più bassi. L'azatioprina è controindicata nell'insufficienza epatica grave, vedere paragrafo 4.3. Anziano. Non sono disponibili informazioni specifiche sulla tollerabilità dell'azatioprina nel paziente anziano. Si raccomanda di utilizzare i dosaggi minimi del normale intervallo delle dosi, per i controlli ematologici, vedere paragrafo 4.4. Qualora sia somministrato allopurinolo, ossipurinolo o tiopurinolo in concomitanza all'azatioprina, la dose dell'azatioprina deve essere ridotta a un quarto del dosaggio originale, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5.
Popolazione pediatrica. I dati sono insufficienti per raccomandare l'uso dell'azatioprina per il trattamento dell'artrite cronica giovanile, del lupus eritematoso sistemico, della dermatomiosite e della poliarterite nodosa. Per le altre indicazioni, la dose consigliata per i bambini e gli adolescenti è la stessa di quella degli adulti. Pazienti con deficit di TPMT. Pazienti con attività ereditaria scarsa o assente di teopurina S-metiltransferasi, TPMT, presentano un rischio maggiore di grave tossicità da azatioprina a seguito di dosi convenzionali di azatioprina e generalmente richiedono una sostanziale riduzione della dose. Non è stata definita la dose iniziale ottimale per pazienti omozigoti per la carenza, vedere paragrafi 4 e 5, 2. La maggior parte dei pazienti eterozigoti per la carenza di TPMT può tollerare le dosi raccomandate di azatioprina, ma alcuni possono richiedere una riduzione del dosaggio. Sono disponibili test genotipici e fenotipici per TPMT, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Pazienti con variante NUD15. I pazienti che hanno ereditato il gene NUD15 mutato sono a maggiore rischio di tossicità severa da 6, mercaptopurina, vedere paragrafo 4. Questi pazienti richiedono in genere una riduzione della dose, in particolare quelli omozigoti per la variante di NUD15, vedere paragrafo 4. È possibile valutare l'opportunità di eseguire test genotipici delle varianti di NUD15 prima di iniziare la terapia con azatioprina. In ogni caso, è necessario l'attento monitoraggio dell'emocromo. Possono essere necessarie settimane o mesi per osservare l'effetto terapeutico. Il farmaco può essere assunto per periodi prolungati salvo che il paziente non sia in grado di tollerarlo. In condizioni quali artrite reumatoide e talune malattie ematologiche il trattamento può essere interrotto dopo un certo periodo senza problemi. La sospensione dell'azatioprina deve sempre essere graduale ed effettuata sotto stretto monitoraggio. Modo di somministrazione. La frattura della compressa rivestita con film dovrebbe essere evitata a meno che non sia necessaria per la sospensione graduale del farmaco, vedere paragrafi 4 e 6. Per un dosaggio appropriato a lungo termine, se necessario, si dovrebbe ricorrere a prodotti contenenti 25 mg di azatioprina. Controindicazioni: ipersensibilità all'azatioprina, alla 6, mercaptopurina, metabolita dell'azatioprina, o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6, 1. Infezioni gravi. Grave compromissione della funzione epatica o del midollo osseo. Pancreatite. Utilizzo di un qualsiasi vaccino vivo, in particolare BCG, vaiolo, febbre gialla. Gravidanza, a meno che i benefici non superino i rischi, vedere paragrafo 4, 6. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'immunizzazione che utilizza vaccini vivi ha la potenzialità di causare infezioni negli ospiti immunocompromessi. Pertanto non è raccomandata l'immunizzazione con vaccini vivi fino ad almeno 3 mesi dopo la fine, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Cibo, latte e derivati del latte. La somministrazione di azatioprina con cibo può diminuire leggermente l'esposizione sistemica, tuttavia è improbabile che questo possa avere rilevanza clinica, vedere paragrafo 4, 8. Pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Azafor insieme ad altri farmaci come Keytruda, Ribetol, Tisabri, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Azafor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Azafor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'azatioprina non deve essere utilizzata durante la gravidanza senza un'accurata valutazione del rapporto rischio/beneficio, vedere paragrafo 4, 3. Negli studi sull'animale l'azatioprina si è rivelata teratogena ed embriotossica, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti dell'azatioprina sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari.
Effetti indesiderati. Per questo medicinale non esiste una documentazione clinica recente che possa essere usata per determinare la frequenza degli effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati possono variare nella loro incidenza a secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. In caso di sovradosaggio, l'effetto più probabile è la soppressione midollare, che raggiunge il suo massimo livello fra il 9° e il 19° giorno dall'assunzione. I principali segni di soppressione midollare sono ulcerazione della gola, febbre e infezioni. Inoltre, possono insorgere ematomi, sanguinamento e stanchezza. È meno probabile che una dose singola molto elevata di azatioprina possa avere effetti tossici rispetto ad un sovradosaggio minore cronico, esempio su prescrizione. Sebbene il miglioramento possa essere ritardato, solitamente interviene a partire dal 12° giorno dopo il sovradosaggio, a condizione che il paziente nel frattempo non abbia continuato l'assunzione di dosaggi elevati. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico per l'azatioprina. In caso di sovradosaggio occorre monitorare in particolare i parametri ematologici e la funzionalità epatica e devono essere istituite, se necessario, le misure generali di supporto, assieme ad appropriate trasfusioni di sangue. Misure attive, quale l'utilizzo di carbone attivato, possono essere non efficaci nel caso di sovradosaggio di azatioprina, a meno che la procedura non sia intrapresa entro 60 minuti dall'ingestione. Il valore della dialisi in pazienti che hanno assunto un sovradosaggio di azatioprina non è noto, sebbene l'azatioprina sia parzialmente dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Altri agenti immunosoppressori. Codice ATC L04AX01. L'azatioprina è utilizzata come antimetabolita immunosoppressore sia da sola o, più comunemente, in combinazione con altri farmaci, solitamente corticosteroidi, in grado di proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale l'azatioprina viene bene assorbita. Il picco della concentrazione plasmatica viene raggiunto dopo 1-2 ore dall'assunzione di una dose. L'azatioprina si distribuisce rapidamente nell'organismo. L'emivita plasmatica e di dati preclinici di sicurezza in numerose specie animali è stata osservata teratogenicità o embrioletalità, con vario grado di suscettibilità. Nei conigli, una dose di 5-15 mg/kg/b è somministrata dal 6° al 14° giorno di gravidanza. Elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina, manditolo, amido di mais, povidone K25, sodio crossicaramelloso, fumarato sodio stearilico. Rivestimento della compressa. Ipromelloso, Macrogol 400. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di azafora a base di azatioprina sono: azatioprina Aspen, azatioprina Exal. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.